Salve fandoni e ben ritrovati su Hytale. Ragazzi, prima di iniziare volevo darvi un po' le mie prime impressioni sul gioco e dirvi cose che mi sono piaciute, cose che mi sono piaciute meno, cose che andranno migliorate ovviamente e roba del genere. Allora, secondo me una cosa che veramente spicca tantissimo ed è stupenda sono le animazioni di qualsiasi cosa, che sia effettivamente il te in prima persona, quando per esempio ho iniziato a dare i pugnetti ai blocchi, in generale il movement e tutte le animazioni che ti creano un po' l'ambientazione, come anche quelle degli animali, in questo caso dei Quebec, che altro abbiamo visto, degli uccelletti che volano. Sono animazioni di una qualità stupenda, cioè venendo da Minecraft intendo dire, vanilla. E quindi è stupendo, cioè soprattutto guarda questi coniglietti, tra l'altro ce n'è uno enorme, sono due enormi, quindi quelli sono i figli oppure sono proprio due specie diverse, non lo so. Ma soprattutto la varietà che si traspare già solamente adesso, nel senso, questo è il gioco vanilla, ricordiamolo, e già solamente a livello di verdura abbiamo le carote, abbiamo visto da questo lato, eccolo lì, il cavolfiore, abbiamo le melenzane, cioè voglio dire, e questo non si pone solamente con la vegetazione. Noi abbiamo visto quanti alberi avevamo nell'inventario fino a poco fa, ne avevamo tipo 3 o 4 diversi. I biomi per adesso sono quelli iniziali, quindi va bene, però si vede anche a livello decorativo una cura che parte da quelli che sono i giocatori, nel senso, i builder chiedono da una vita, no, tantissime cose a Minecraft, che piano piano hanno aggiunto un po' magari quei pezzi di legno diversi, cose del genere, però è sempre tutto molto poco, ok? Qui già solamente dall'inizio ti rendi conto che c'è un potenziale enorme da quel punto di vista, quindi del building, della decorazione, a livello di gameplay anche. In questo momento va bilanciato, l'hanno detto, e non è bilanciato manco per niente, né il combattimento, ma banalmente credo neanche la distruzione dei blocchi, per dire. Per me il tempo che ci metti a rompere un pezzo di terra a mano è un po' tantino, no? Un pochettino tantino, però lasciando stare la terra che è il meno, effettivamente ci sono alcune cose che anche con il piccone ci metti veramente una vita. E stessa cosa con l'accetta e roba del genere, che magari semplicemente perché sono abituato a Minecraft, però è da vedere. Però il combattimento di per sé, con il sistema di abilità e tutto, è veramente molto divertente, è molto più dinamico. Hai l'arco subito, cioè non devi andarti a cercare le stringhe dal come si dice, come si chiama quel cavolo di coso, dal ragno, oppure andare nei dungeon a cercarle. No, tu c'hai la pianta, una qualsiasi pianta oppure un albero, ti dà la fibra e ti fai l'arco, ed è stupendo da utilizzare. C'ha un crafting anche decente delle frecce. Le frecce si craftano con la pietrella che tu puoi raccogliere. Cioè, secondo me già solamente il primo, come dire, l'impatto iniziale, il primo gameplay loop è veramente di impatto rispetto a Minecraft, che secondo me è anche un po' più lento. Vediamo anche banalmente la quantità di strutture che abbiamo incontrato finora, anche quelle che qui non abbiamo avvicinato, però insomma, qui c'è questa, qui c'è un altro villaggetto, qui dobbiamo andarci adesso, qui ci sono altre strutture, qui c'è un'altra, poi c'è la mappa, quindi comunque un minimo di idea su dove andare te la puoi fare, e quindi molto molto figo. Io intanto raccolgo questa roba perché abbiamo visto essere molto utile anche per le frecce, quindi ci sta. I Quebec sono stupendi, io adoro questo posto, e tra l'altro è anche molto fiabesco, cioè lo chiamerei fiabesco perché, cioè, loro vivono qui nei loro alberelli, è veramente molto bello. Poi comunque dobbiamo ricordarci di questo shop perché appunto ci dà un po' di robine, e la cosa più interessante probabilmente è questa ricetta che potenzialmente potrebbe tornarci utile, credo. Possiamo anche comprare una Caesar salad volendo, non credo ci serva. La farina, vedete, cioè le spezie, comunque già solamente a livello base l'espansione della cucina secondo me potrà essere molto interessante, e io adoro
ho sbagliato tasto. Io adoro la creazione dei cibi nei giochi tipo Minecraft, no? Spero però, non credo che succederà in vanilla, però qualche mod che crei delle preparazioni un po' più particolari me l'aspetto. E soprattutto la voglio, quindi ci sta. Vedremo. Qui ci sono delle lanterne. Ferro. Ecco, una cosa secondo me, tra l'altro, che ho notato in questo momento aprendo le chest, no? I villaggi o comunque in generale le casse che troviamo del loot su Minecraft, per dire, sono... cioè hanno delle loot pool diverse ovviamente, però spesso non sono inerenti intrinsecamente a quel posto dove le trovi. Cioè se trovi uno spawner, ok, ti dà della roba randomica per quanto riguarda ovviamente roba rara tipo diamanti e cose del genere, ok. Invece, cioè, non ricordo precisamente il drop rate dei villaggi, ma non mi sembra che sempre ci siano cose inerenti. Proprio in questo caso loro trovi la frutta, trovi i vegetali da piantare, trovi il legno, ovviamente, cioè cose che ti aspetti di trovare in un villaggio di questo tipo. Cioè se dovessimo anche trovare un minerale raro qui dentro, ne troveresti uno e diresti cavolo, l'hanno trovato a terra, hanno detto portiamolo a casa, capito? Invece su Minecraft tipo vai questa cosa sì, va molto sistemata, diciamo. Però capito che intendo, è che mi sembra più contestualizzato il loot per ora, però ne abbiamo visto poco. Anche banalmente l'altro accampamento che abbiamo visto, c'erano un po' di cose inerenti alla battaglia, le frecce, cose del genere. Cioè secondo me è molto carina come cosa. Ora magari avere una barca sarebbe comodo, ma non so se ci siano, più che altro, quindi per ora ce la giochiamo così. Quello è uno squalo, mi sa di sì. Meglio evitarlo. Prendiamoci tutta questa pietra senza soffocare. Madonna quanto toglie. Allora, una cosa che mi piace molto è il cielo. Però tipo in questo momento le nuvole sono parte dello skybox. Lo vedete, no? E secondo me non è propriamente carino. Dovrebbero eventualmente valutare di farle effettivamente muovere in 3D. Per il semplice fatto che abbiamo visto un paio di volte, non so se ci avete fatto caso nello scorso episodio, ma quando siamo passati da una zona in cui pioveva ad una in cui il cielo era mite, tipo in questo momento scompare tutto dal cielo così all'improvviso. Un po', voglio dire, rompe un po' l'immersione, soprattutto se stai vedendo banalmente verso l'alto. Poi è una sottigliezza in realtà, però con una direzione artistica del genere ci sta a fare attenzione magari a queste cose. Allora, torniamo a casa e ci mangiamo intanto un po' di questo. Questo non l'abbiamo esplorato, no? Ok, c'è uno spiedino e dell'altro legno, però vabbè, ci mangiamo anche questa e va bene così. Ok. Ah, c'erano anche le ossa. Shelf. Ok, quindi c'hai sia la mensola Quebec. Hanno diverse cose Quebec. Mi chiedo se arrivate a una certa... Abbiamo visto che i crafting si possono sbloccare. Se tipo cose particolari, tipo quelle dei dungeon, magari trovandole, prendendole una volta o trovando la ricetta, puoi effettivamente craftarle solo dopo che ci sei entrato in contatto. Vedete adesso tipo come dovrebbe apparire, ecco, le nuvole che appaiono così. Sicuramente è temporaneo, però sicuramente è una roba su cui fare un minimo di attenzione. Ok. Ok, siamo tornati a casa, tra molte virgolette. Saliamo. Le scale in questo momento mi fanno molto schifo. Per come... Ah, perché l'animazione, ok. Probabilmente la velocità è data da quella, però sono proprio scomode. Cioè, premi in avanti, vedete, non sale, devi alzare la visuale, ci sta. Però se decidi di muoverti verso dietro,
adesso funziona, ma prima mi ricordo che si blocca. Cioè è un po' particolare, non propriamente funzionale. Allora, posiamo questa roba nella chest. Tutto potenzialmente, quanto più possibile. Ci prendiamo il legno, questo qui, e sistemiamo un attimo il pavimento a questo punto. Strano però che, cioè, un pezzo di legno ti dia un tipo di planks. È veramente poco. 7. Cioè, ok che l'albero ti droppa, c'ho tutti i rametti eccetera, però, ed è più facile ottenere il legno effettivamente, però forse un po' troppo poco. Guarda, la terra stava scendendo pure giù. E poi come ce l'hanno fatta arrivare questa terra qui? No, ma secondo me ci deve essere qualcosa che ho capito male riguardo al legno, perché effettivamente 1 a 1 è un po' troppo poco. Mi aspetterei 1 a 2 al massimo, però. Questo è tent roof. Non è lo stesso che abbiamo. Ok, pensavo di sì. Va bene. Il mondo è stupendo però, eh. E questa è solamente la generazione del mondo V1. Loro hanno lavorato sulla V2 che è stata già presentata ma che non è ancora disponibile nell'early access, ma quando lo sarà lo noteremo. Guarda quell'orso ancora sta lì. L'orso vabbè, persatore, certo, pescatore. Posso mettere le fibre? Guarda che carina. Mamma mia, comunque c'è un livello di dettaglio che è assurdo. Non volevo piazzare questa corda. Ok. E quindi noi dobbiamo andare verso il portale. A questo punto io per ora, prima di iniziare a buildare o fare cose di questo tipo, andrei lì. Allora, il portale è da questa parte. Io toglierei tra l'altro il... eccolo qui. Non è molto lontano. Andiamo a vedere. Così possiamo muoverci abbastanza velocemente. Tra l'altro penso che nel prossimo episodio andremo in caverna. Così iniziamo a prenderci magari un po' di materiali per farci degli strumenti migliori, oltre a magari un'armatura, potenzialmente. E poi decideremo cosa fare. Sì, una casa completa sarebbe ideale, con più piani, magari, non lo so, una sorta di garage dove metteremo, oggi non ce la faccio a parlare, metteremo delle... Queste dobbiamo provare effettivamente. Tutte quante le nostre cose per craftare. Io ho posato l'altra, no, questa è più potente per adesso, teniamocela. Ok. Vediamo questa... Ma mi sa che questa è una pannocchia, può essere? Dice verdura arrostita. Mi sa che è una pannocchia. Carina. Tutte quei banchi da lavoro che abbiamo visto e che dovremmo craftare ci serviranno in un luogo ideale. Quindi secondo me una sorta di officina, diciamo, sarebbe carina. Lì c'è una struttura su più piani. Possiamo anche andare a vedere lì. Ah, dovremmo essere vicini alla struttura, no? Eccoci qui.
Però vediamo qui al centro che cosa c'è a questo punto. Cioè, questa sembra una struttura abbastanza importante, visto che viene segnata comunque con un punto sulla mappa. Eh sì. Ma io non so se questa è Gaia o no. Forse no. È una chiesa a Gaia, sembra. Con un piatto. Un secchio, si scende. È molto molto bella. Tra l'altro, questo non so se è chalk. Secondo me deve essere qualcos'altro, tipo marmo. Eh sì, è marmo. Vabbè, per ora lasciamo tutto qui. Molto bella, devo dire. Oh, vediamo quanto scende, scusami, vediamo. Oh. Magari non è ostile. Non ho le frecce, non le ho portate, le ho lasciate nella cesta, vabbè. Mi fa comunque l'animazione, vedi, però non spara. È aggressivo e come? Vediamo quanto... Ok, non fa tantissimo. Stamina. Che sta facendo? Sono varie statue. Ma che fa? Oh, oh, oh. Garen. Abbiamo la ulti, proviamola. Mi ha droppato un sacco di essenza della vita. Vedi? Secondo me questo era un golem comandato da questo, perché appunto dice in grandi concentrazioni forse può dare una forza, ecco, può dare una coscienza, può rendere senziente qualcosa che non lo è. E qui c'è una chest importante, secondo me. Vediamo. Scusami, posso... Ok. Un'accetta, un po' di materiali. Ok. Guarda quante statue di Gaia. Molto figo sto posto, devo dire, eh. Adesso vediamo anche il portale. Non so se è implementato il portale, vi dico la verità. Vediamo. Lo è. Tempio dimenticato. Wow. Allora, ecco, vedi? Find the Forgotten Temple to learn more. E qui siamo al Forgotten Temple. Sembra comunque essere... Ecco, vedi? È una progressione guidata, diciamo. Figata. C'era un Quebec, ho visto, eccolo qui. Ciao. Vedi, però stavolta mi hanno salutato anche loro, diciamo, guardiani. Che prima mi salutavano solo quelli senza l'arma. Forse perché è una sorta di iniziazione questa? Magari adesso sono degno, tipo. Che posto è? Bellissimo. Il potenziale è qualcosa di assurdo. Quanti shop. Qui non posso rompere nulla, mi sa. No. Under construction. Quindi ovviamente non credo che semplicemente, ecco, vedi, non lo vende. Ti sta dicendo, guarda, qui ancora non abbiamo fatto niente, va bene. Lui è sempre lui, ok, stesse cose vende. Vediamo qui. Ah, questa è la stessa identica casa che abbiamo trovato nel villaggio Quebec, va bene. Ciao. Lì è tutto under construction, bellino, bellino. Mi piace che abbiano implementato questo
questo cartello proprio per indicarlo. Cioè, lo rende comunque un contenuto a sé stante, no? Vedi, whip. Work in progress, molto carino. Guarda che belle queste cose di bambù. Stupendi. Però posso effettivamente fare qualcosa qui oppure no? Vediamo. Hai sbloccato la feature delle memorie. Posso aprire la chat? Sì. Quando incontri delle creature collezionerai delle memorie che verranno salvate nel tuo inventario. Porta queste memorie al centro del cuore di Orbis per registrarle e sbloccare delle cose. Quindi ho ottenuto questo. Bello! È praticamente un bestiario. E questo mi sbloccava dei crafting, me lo ricordo. C'era scritto Forgotten Temple qualcosa. Credo che fosse solamente questo qui. E qui invece che dice? Crafting the backpack upgrade. Ok, giustamente. Quindi adesso conoscendo Quebec Rootling, vedi, mi sta sbloccando delle cose. Ma solamente vedendoli? Solamente vedendoli. Bunny. Carino, mi piace. Ovviamente va implementato un po' meglio. Secondo me in questo momento è un po' particolare. Soprattutto non spicca quando stai sbloccando delle cose nuove. Però ho capito l'idea. Ci sta. Non credo che ci siano altri animali particolari. I Quebec ce li abbiamo. Penso che possiamo tornare indietro a questo punto. Questo da sempre verso l'esterno? Sì. Sarebbe da testare e capire che succede se cadi. Se ti fa perdere, se ti fa morire, oppure se ti fa semplicemente uscire dal mondo qui. Però ci sta. Molto molto bello. Yarn of the Unwist. E chiama il mondo esattamente come l'ho chiamato io. Cioè non lo chiama Overworld. Lo chiama proprio Yarn of the Unwist. Mi ha dato la memoria, però non l'ho visto io, scusami. L'ho sentito, ma è scomparso subito. Ed è notte, tra l'altro. Nottissima, aggiungerei. Qui di fronte c'è della roba. Potremmo andare qui. Certo, ci servirebbe dormire, però. Io non mi sono portato il letto dietro, però. Giusto? No. Facciamo così. Poi devo fare il furniture, mi pare. Guarda quanta roba possiamo craftare ora. Con il copper, ok. Ma non ho finito di craftarla, non mi sono reso conto. No, ho fatto. Ho tolto lo spawn point, però. Ok. Stanno bruciando? No. Cadono sotto i blocchi. Penso che anche l'altro abbia fatto lo stesso movimento strambo, perché non l'ho visto proprio. Vabbè. Non so se sia voluto oppure no, però comunque ok. Allora, io vorrei andare qui adesso. So che stiamo esplorando parecchio. Io tra l'altro su Minecraft non esploro così tanto, però qui sento effettivamente la voglia di voler scoprire.
Comunque quella roba azzurra che ci arriva è la memoria delle cose che vediamo. Ok. Io sono full nell'inventario. Non mi ero reso conto. Questa cos'è? È una casa. È una casa o cos'è? No, è una miniera. C'è una fornace. Un caminetto, va bene. No, non voglio nemmeno vedere se ci sono ceste e roba varie perché non abbiamo nemmeno lo spazio, però vorrei raggiungere un attimo quell'altra struttura perché sono curioso. Dovremmo fare un piccolo trasloco della roba da una parte all'altra, però. Ecco, una roba che mi piacerebbe già moddare, visto che non mi sembra di aver visto tra le mod del day one questa cosa qui, uno strumento per prendere la chest piena in modo da poterle passare tranquillamente da una parte all'altra. Vediamo qui cosa c'è. Che tipo è un accampamento stavolta di scheletri, come quello che abbiamo conquistato. Daghe, altre cose che abbiamo già visto. Finché possiamo prendere, prendiamo. Questo tipo servirebbe, secondo me. No, ti fa proprio mettere il respawn point. Pensavo non te lo facesse mettere. Facesse solo dormire per passare la notte tenendoti lo spawn point originale, invece pare di no. E questo da dietro da dove è arrivato? Aia, c'ha la balestra quello. È finito le frecce. Aia. Madonna. Che giocata. Perfetto. Abbiamo delle pozioni di vita. Beviamole. Non sono nemmeno così tanto forti. Però ci sta. Diciamo che la vita te la sudi qui. Ah no, hanno un secondo effetto, pare. Ti danno un tot di vita inizialmente e poi un altro tot dopo. Skeleton Archmage, un arcimago. Ma cosa difendono questi? Cioè, che posto è questo? Va bene. Guarda lì. Ha finito le frecce di nuovo. Non ci arrivo. Oh! Ne avevo visti un paio, non così tanti. Arrivano da dovunque. Ok.
capito, c'è un arciere da dove però? È sempre lui. Non è un arciere allora. No, c'è anche l'arciere. Sono morto. Via. No. Via, 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 via. Mele. Bellissima anche questa foresta tutta quanta autunnale. Vorrei ammazzarli, però non abbiamo frecce, quello è il problema. Niente frecce. Questo è un ottimo modo perché ti spinge anche dall'altro lato, cioè non vieni bloccato. Quindi abbiamo il modo per, diciamo, colpirlo senza rischiare troppissimo. Che bel letto. Ma lui cosa fa? Cioè, non mi sembra che abbia lanciato incantesimi, o sbaglio? Però se si piazza in quel modo che mi fa attirare gli altri mi dà fastidio. Mannaccia a lui, mannaccia. Ok. C'è un altro arciere su. Ottimo. Quello ha la spada, sì. Ah, vedi che attaccano da vicino. Sì. Pensavo di ucciderlo. No. Ok. No. Pensavo non mi attaccasse e cercasse di allontanarsi. Vedi, adesso siamo un attimo rincretinito. Non abbiamo frecce purtroppo. Non ce le droppano sti bastardi, pare di no. Per fullarmi però purtroppo non ho tanta roba perché la frutta non è che faccia molto. Cioè fa ma con molto tempo. Ma dobbiamo uccidere lui qui sopra. E anche l'altro. Mamma mia. Che fight epico. Ora andiamo dall'altro. Ottimo. Sono morti tutti, credo. Mangiamoci delle melenzane. Ok.
Una cosa che penso modificheranno, tipo adesso noi eravamo a poca vita, ha tolto la musica e ha praticamente messo quella specie di allarme appunto audio. Credo che sia più interessante mettere una canzone un po' più ansiogena nel momento in cui sei in pericolo, più che togliere completamente e mettere solamente quel suono, o entrambi magari, quindi musica però un po' più bassa perché si sente anche il pericolo. Però così è un po' too much, secondo me. Infatti sto fremendo dalla voglia di andare su IntelliJ a vedere cosa offre il gioco, cosa posso modificare. Quindi tra un po' vi saluterò per questo motivo qui. Ok, abbiamo delle frecce ora. Ok, quindi abbiamo visitato anche questo posto. Io a questo punto, tra l'altro questo non so se sia ghiaccio o marmo, credo sia più marmo. Quanti biomi fighi. Guardate qui c'è uno scheletro addirittura. A me l'idea di fare una casa sulla montagna, sulla catena montuosa, dov'era? Me la son persa. Questa qui? Mi pare che fosse. No, forse non era quella. Sa che semplicemente non me la sta renderizzando da qui. Ah, ma vuoi vedere che... Ok, la mappa non è tutta quella che hai scoperto, è quella che... in cui ti trovi, cioè un tot di blocchi attorno a te, quindi non è salvata probabilmente la mappa, ma ciò che hai in questo momento caricato come chunk. Però qui comunque mi piace l'idea di farla qui, ecco, dove stava questa cosa. Facciamo una mega scalinata, secondo me è molto figa. È da vedere, è da vedere. Però ci dà praticamente accesso a varie aree del mondo, perché qui sotto abbiamo anche il deserto, quindi non sarebbe male, mettiamola così. Mi piacerebbe non poco, non poco. Io non so se adesso ci conviene un attimo tornare a casa perché siamo pieni di roba, cioè proprio tanto tanto. Le montagne fluttuanti di Pandora, esattamente. Potremmo fare... Questo è un altro posto però, andiamo un attimo qui, perché è simile a questo qui. Potremmo addirittura replicare un po' lo stile del tempio, cioè se trovassimo il marmo, se questo qui fosse marmo, noi potremmo utilizzare questo materiale per creare appunto dei santuari fluttuanti su quelle montagne, poi realizzare delle scale, dei pontili che vanno da una parte all'altra. Secondo me è molto figo. Poi ovviamente dobbiamo anche dare un'occhiata a quello che sono le possibilità a livello di decorazione. Abbiamo visto qualcosina con i banchi che avevamo, ma sono sicuro che anche altri banchi ci possano dare altre robe interessanti, quindi insomma, però non male, secondo me l'idea ci sta. Oh, sempre tu. Mamma quanta vita tieni. Ok, mangiamoci una melenzana. Ho droppato questi oggetti. Non è nemmeno così tanto lontano, però fa ridere. Fa un po' ridere. Che roba. Piangere anche, sì. Anche perché ho provato ad aggrapparmi quando mi sono reso conto che stavo per cadere, ma non c'è stato tempo. Non so nemmeno se mentre sei in caduta puoi fare l'arrampicata così. Vabbè, non me l'ha fatta adesso comunque. Non lo so, però vabbè, ormai. Dai, siamo quasi arrivati. Mi chiedo
Loro attualmente hanno deciso di mettere i portali e il TP per una questione di movement, no? Hanno detto non ci sono modi per muoversi velocemente. Mi chiedo cosa abbiano intenzione di poi eventualmente introdurre in questo senso, se solamente il cavallo, se ci saranno altri modi. Però vedremo. Questo è marmo e chalk. Chalk, non so nemmeno se sono la stessa cosa, vi dico la verità. So cosa sia chalk, non lo conosco. Questa è ghiaia. Credo di sì, perché mi ha droppato tipo della pietra, sì. Ciottoli, roba varia. Sto posto full white pure è molto carino. Crea un bel contrasto con l'erba più che altro. Scusami, dove... Ah, giustamente sono morto qui. Dove cavolo stava sto buco? Cioè, guarda un po'. Cioè, io capisco tutto, però non è nemmeno troppo colpa mia. Che cavolo. Penso che sia all'altezza giusta, dai. Ok. Io butterei questa, sinceramente. No, ok, avevamo già tutto. Che caverna, ma lì cosa c'è che luccica? Materiali, sì. Carino. Però, no, la caverna ancora no. Io adoro che ci siano anche le luci colorate, sinceramente. Il fatto che su Minecraft comunque, anche se la luce è di un altro colore, alla fine l'illuminazione è quella, mi dà molto fastidio, tant'è che per me lo shift non c'è. C'è questo, è control mi sa. È control, ok. Allora, vediamo un attimo di tornare dove eravamo diretti. Vediamo un po'. Questo lo dobbiamo fightare, mi sa proprio di sì. Ok, mi devo... Cioè, quando annulli l'attacco caricato è veramente un casino. Allora, vediamo, è questo qui. Io non credo ci sia un altro portale. Anche perché è chiaro che quel portale iniziale che abbiamo utilizzato sia una progressione di gameplay che loro abbiano aggiunto di fretta, giusto per darci la possibilità di, insomma, avere le memorie e queste cose qui. Però altri portali non mi aspetto che funzionino. I lupi maledetti. Ok, stiamo trovando un sacco di memorie però. No, me lo dà sempre come... Ok, quindi ti segna il più vicino probabilmente. Chissà se tippa nello stesso punto oppure no però. La generazione dei chunk sta facendo un po' sudare in questo momento, si vede, però... Ci sta. Credo che sia proprio uguale. Però ci dovrebbe essere dell'altro loot, quindi alla fine non è male per noi. Ok, no, è proprio uguale. Quindi qui sotto ci sarà il portale, sì, proprio identico, spiccicato. Vabbè, ci sta, è ancora tutto temporaneo. Ma questo spunta da dentro, mi sa. Non mi pare di averlo visto, o sbaglio?
Ottimo. Vediamo un po', ci dovrebbe portare nello stesso identico punto. Vediamo. Yes. Ecco, per esempio una roba del genere con delle isolotte volanti simil tempio, capito, come nella zona delle montagne, mi piacerebbe un sacco. Possiamo anche fregarci poi queste statue, non da qui che non sono distruttibili, però... Oh sì. No. Però dall'esterno, tipo qui ce n'è una, ce la potremmo fregare. Mi ha fatto spawnare dall'altro lato, non credo sia normale. E ricreare, diciamo, una sorta di tempio, ecco. Tra le montagne, fluttuante, felice di tutto. Tipo questo qui. Io la prenderei e me la porterei a casa, questa statua. Anche questa. Dimmi che staccano. Non staccano, ovviamente. Abbiamo il muschio, abbiamo il letto, abbiamo materiali, le carote. Buttiamo le carote per ora. Ok. Va bene, allora io tornerei a casa, torniamo indietro. Ci sistemiamo una... anche perché non abbiamo nemmeno il waypoint, quindi... Ok, dobbiamo fare un po' di traversata, mettiamola così. Indicativamente dovremmo essere... tipo qui. Ci dirigiamo, vediamo cosa riusciamo a fare e chiudiamo l'episodio per oggi. Vediamo un po'. Questo è un cavallo? No, è uno spider, non l'avevo visto. Bene, fantastico. C'è un po' di differenza tra un ragno. Sono morto. È morto lui, meno male. Che cosa... Ah, sono stato avvelenato. Non l'ho nemmeno notata questa cosa. Va bene, ok. Wow, si sta morendo, eh. Cioè, comunque c'è da dire che il bilanciamento è temporaneo, però a livello di vita la soffri un sacco, perché la rigenerazione della, insomma, della verdura non cotta e roba del genere è molto lenta, e la carne, stesso identico discorso, non mi sembra che recuperi chissà quanto, quindi c'è una difficoltà aggiunta, devo dire, molto carino. Sicuramente con i cibi migliori poi migliora questa cosa effettivamente. Però ragazzi, io vi dico la verità, chiudiamo l'episodio qui, della prossima riprendiamo tutto e poi ce ne torniamo a casa, perché è un po' una sfacchinata in questo momento. Io vi ringrazio per aver seguito il video, come al solito vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Trovate la playlist su tutti gli episodi qui sopra e un sacco di altre playlist sul canale, perciò dateci un'occhiata. Noi ci vediamo alla prossima e bella Fandoni.